Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi presento un altro filato dell'azienda Borgo dei Pazzi, la raffia in viscosa. Troverete il link in descrizione per andare a vedere tutte le tonalità che ci sono e sono veramente tantissime. Io ho scelto questo giallo fluo perché mi piace veramente tanto, anche perché nel periodo estivo è un colore che è veramente eccezionale. Quindi ci armiamo di tutto e iniziamo subito la spiegazione. Per il mio nuovo progetto utilizzeremo la raffia, quindi vi presento un altro prodotto dell'azienda Borgo dei Pazzi. Nei precedenti tutorial vi ho presentato il cordino Inda, oggi vi presento la raffia. È una raffia naturale in viscosa, ci tengo a precisarlo perché è differente da quelle che in genere si trovano in commercio, quindi non è in plastica, non è in carta, ma appunto raffia di viscosa. Vedrete quanto sarà morbida da lavorare e il risultato sarà ottimale. L'uncinetto che possiamo utilizzare va dal 3,5 al 5. Io personalmente per questo progetto di oggi utilizzerò il 3,5, ma poi ognuno adatterà il filato, quindi questo tipo di raffia, anche alla mano e alle preferenze che ha per quanto riguarda l'uncinetto. In descrizione troverete il link con tutta la gamma di colori che offre l'azienda Borgo dei Pazzi per quanto riguarda la raffia. Si presenta in rocche da 250 grammi è l'equivalente di 620 metri, per cui ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Iniziamo la lavorazione realizzando l'anello magico all'interno del quale realizzeremo 12 punti alti. Il primo viene sostituito da 3 catenelle, 2 e 3, quindi, e all'interno qui poi tiriamo un po' e alla fine chiudiamo, quindi realizziamo 12 maglie alte, 5, 6, 7, man mano lo andiamo a chiudere, 8, 9, 10, 11 ed ecco l'ultima. Tiriamo perché appunto con l'anello magico possiamo ridurre il foro all'interno e andiamo a chiuderci con un punto bassissimo sulla prima catenella del punto alto ed ecco qua. Quindi questo un passaggio molto semplice. Adesso, come quando realizziamo i cerchi, dobbiamo piano piano creare degli aumenti. Il secondo giro dobbiamo andare a fare 2 punti alti su ogni maglia disponibile. La prima al solito la realizziamo sempre con 3 catenelle, quindi la sostituiamo con 3 catenelle, allo stesso punto andiamo a realizzare un'altra maglia alta. Nel punto seguente 2 maglie alte e la stessa cosa, aspettate un attimo, ecco qua, la stessa cosa anche nel punto seguente, quindi un passaggio davvero molto semplice. Per cui arriviamo a questo punto e ci rivediamo per vedere insieme come procedere col terzo giro. Arrivati alla fine del giro ci ritroveremo con 24 maglie perché appunto abbiamo raddoppiato e andiamo a chiudere, quindi sul primo punto alto che vi ricordo è realizzato da 3 catenelle e quindi ci andiamo a fare un punto bassissimo di chiusura ed ecco qua. Adesso iniziamo il terzo giro, quindi sempre 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e adesso cosa facciamo? Un aumento sul primo punto, quindi sullo stesso punto andiamo a fare quindi il secondo e poi un punto alto in quello seguente. Andremo ad alternare in un punto un aumento e sul secondo punto invece una semplice maglia alta, così creiamo degli aumenti. Quindi ho fatti 2, in quello seguente 1, in quello successivo 2. In quello successivo ancora 1 e così via.
E questo per tutto il terzo giro. Ci rivediamo per fare insieme ancora un giro e poi vi dirò come continuare. Eccoci arrivati alla fine del terzo giro e chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto, quindi sulla prima maglia alta. Non vi preoccupate se rimane un po' imbarcato, perché ricordiamoci che poi dobbiamo rigirare il lavoro, per cui va benissimo. Iniziamo il giro successivo e quello che dobbiamo fare adesso è sempre un aumento sul primo punto, quindi 2 punti alti, e in questo giro, anziché saltare, quindi fare un punto alto in quello successivo e basta, ne facciamo un punto alto singolo anche in quello successivo ancora, perché adesso io vi faccio vedere quest'altro passaggio, ma poi i giri successivi dovete semplicemente aumentare di volta in volta. Quindi punto, punto alto e di nuovo un aumento. Quindi ne saltiamo 2, nel senso che facciamo una sola maglia alta in quelli successivi, quindi 2 punti alti. In quelli successivi, quindi 1 e 2, ne facciamo uno singolo. Scusate, ho fatto un po' di giri di parole, però penso che avete compreso. Quindi 2 punti alti nello stesso punto, quindi un aumento, 2 punti alti, un aumento, 2 punti alti. In quello successivo realizziamo un aumento. Quindi questo schema lo facciamo per tutto il giro, e quindi nel giro ancora un aumento e 3 punti alti, in quello successivo ancora un aumento e 4 punti alti, e fino a che non arriviamo a una circonferenza di circa 24 cm. Ci rivediamo per cui non appena abbiamo realizzato il nostro cerchio e vi dirò come proseguire. Completato il nostro corpo borsa, adesso siamo pronti per la seconda parte. Io ricapitolo ciò che ho fatto. Quindi siamo partiti da 12 punti alti, nel secondo giro li ho raddoppiati e dal terzo giro in poi io ho creato degli aumenti, quindi ho fatto un aumento e un punto alto, un aumento e 2 punti alti, un aumento e 3, così via fino ad arrivare a 12, e sono in totale 14 giri, compresi ovviamente i primi 2. Nell'ultimo giro, senza fare più aumenti, ho creato un contorno di punto basso. Arrivata a questo punto, nel punto dove noi andiamo a fare apertura e chiusura a giro, in questo punto noi giriamo per così, ed ecco che viene fuori la nostra pochette, quindi la nostra borsetta a mezzaluna. Adesso dobbiamo andare a creare sia il laterale che i manici. Io già ne ho preparati 2 per farveli vedere, adesso vi spiego nel dettaglio come crearli. Anch'esso fatto in raffia, poi verrà cucito in questo punto, e poi ho creato un piccolo laterale che andrà cucito e vi farò vedere come in questo punto. Andiamo in ordine. Per creare il nostro manico andiamo a eseguire 5 catenelle, io già le ho fatte, eccole qua, e torniamo indietro a punto basso. Quindi il manico, quindi i manici saranno realizzati con righe di andata e ritorno a punto basso, quindi sarà questo il lavoro, per cui al solito fine giro catenella e si va avanti e indietro fino a creare la lunghezza desiderata, che in questo caso è 35 centimetri, e poi al solito verrà contornata con un giro di punto basso, e sempre negli angoli un punto basso, una catenella e un punto basso nei 4 angoli. Questo per quanto riguarda il manico. Invece per quanto riguarda i laterali andiamo sempre, adesso ve lo faccio vedere, andiamo sempre a creare cappiettino, facciamo le nostre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e poi, siccome invece il laterale lo facciamo sempre a punto alto come la borsa, aggiungiamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, andiamo nella quinta catenella e iniziamo
a creare il nostro soffietto. E faremo la stessa cosa, quindi dei giri di andata e ritorno di punti alti esattamente come il manico, però a punto alto. Al solito verrà contornato di punto basso, quindi completiamo pure questi due passaggi e ci rivediamo per vedere come assemblarli alla borsa. Completati quindi la realizzazione dei manici e dei laterali, io mi sono portata avanti e cosa ho fatto? Ho già cucito un laterale. A proposito, il laterale non vi avevo detto prima che è fatto di 11 giri a punto alto più il contorno, quindi eccolo qui cucito, è un manico già anch'esso cucito. Adesso vi mostro nel dettaglio la cucitura ed è una cucitura che già mi avete visto fare diverse volte. Io qui appunto ho preso la misura e cosa ho fatto? Mi sono già agganciata. Io ovviamente lavoro con tutte e due le asoline, quindi mi inserisco e io cucio direttamente sia il manico, perché l'ho messo proprio, vedete, l'ho messo proprio a ridosso del laterale, quindi io cosa faccio? Anziché fare 4 cuciture separate, vado a cucire direttamente sia il manico che il laterale, per cui una volta che mi sono inserita vi faccio vedere nel dettaglio cosa faccio. Levo il primo marcapunti, quindi lo sposto e vado, prendo le due asoline, le due asoline di fronte, tolgo il marcapunti e tiro. Vado sempre dalla parte, quindi faccio questo tipo di cucitura sempre da un lato, che già mi avete visto fare in altri lavori, prendo queste due asoline, quelle di fronte, e tiro per bene. Vado avanti, ora vi mostro anche come agganciarmi oltre al manico anche al laterale. Ed ecco qua, vedete? Vado avanti, faccio l'ultimo punto del manico e comincio a togliere anche questo marcapunti. Quindi mi aggancio sul primo punto dove andrà anche il laterale, faccio l'ultimo punto e tiro il filo. Tolgo anche questo marcapunti, rientro nello stesso punto e mi comincio ad agganciare, vedete, al laterale e tiro. Ed ecco la cucitura effettuata anche del manico. Quindi procediamo sempre nello stesso modo, quindi adesso non facciamo altro che cucire nello stesso modo tutto il laterale, quindi continuando facciamo attenzione e continuiamo su tutto il perimetro. La stessa cosa che dobbiamo fare quando arriviamo da questa parte, continuiamo anche cucendo il manico ed il gioco è fatto e questo è il lavoro finale, vedete? Quindi a questo punto ci vediamo non appena abbiamo completato la cucitura per vedere appunto il risultato finale. Ed eccola cucita, quindi anche dall'altro lato, quindi come si presenterà al lavoro ultimato. Il quantitativo di raffia che ho utilizzato per questo progetto è di 200 grammi, quindi volendo vi rimane un po' di raffia per poterla realizzare un po' più grande o dei manici più lunghi oppure per aggiungere una tracolla. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi rinnovo l'invito a dare un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi perché troverete, oltre questa tonalità di raffia, tantissime altre, ma molto assortimento per noi creative che vogliamo veramente dare libero sfogo alla nostra fantasia. Se vi è piaciuto il progetto, attivate la campanella, mettete un like, condividete con le amiche e ci vediamo alla mia prossima creazione.